Ciao, sono Andrea. Sono Massimiliano. Abbiamo di fronte a noi due French press. Queste molti le scambiano per delle teiere. Cosa sono, Andre? Ma allora, Max, in realtà possono essere anche utilizzate come teiere questi strumenti, perché sono delle brocche alle quali viene applicato uno stantuffo per andare ad effettuare una filtrazione. In realtà nascono per il caffè. Il French press, tra l'altro, è uno dei metodi più antichi che fa apparizione appunto nel mondo per andare a preparare una tazza di caffè. Nei primi anni del 1800 è stato inventato questo strumento. Immagino in Francia. In Francia, perfezionato anche comunque in Italia, quindi comunque abbiamo messo anche noi il nostro zampino nella realizzazione di questo strumento. È uno strumento che lavora, come ti dicevo, ad infusione e per questo può essere anche utilizzato con il tè in foglia. Per Però il noi tè oggi... o per altre, insomma, erbe che si vogliono mettere in infusione, perché poi dopo il filtro, appunto, rende la bevanda limpida. Esatto, il filtro separerà la parte solida, foglie di tè o nel nostro caso polvere di caffè, dall'acqua che è stata utilizzata per effettuare l'estrazione. E quindi io non perderei tempo e andrei subito a macinare il caffè, visto che per tutte le nostre preparazioni noi cerchiamo sempre di macinare il caffè al momento per avere comunque l'esplosione aromatica importante. Certo, perché sappiamo, intanto comincia pure a macinare il caffè, che gli aromi del caffè se ne vanno ad una velocità prodigiosa, in circa 15 minuti se ne va una percentuale altissima degli aromi del caffè, forse addirittura il 50%, quindi attenzione anche a non tenere caffè macinato a casa, negli scaffali o negli armadietti, perché gli aromi, ahimè, se ne vanno, anzi poi ne arrivano anche di negativi, vero? Esattamente, arriva la nota di rancido che è molto fastidiosa. Io, come si può appunto fare anche a casa, quindi sto simulando una situazione domestica, sto macinando il caffè a mano, quindi con un macinacaffè manuale, in questo caso in acciaio con macine coniche dell'azienda Mazer. Perfetto, questo ti permette anche di regolare la granulometria della macinatura. Noi sappiamo che per la French press la granulometria è piuttosto grossolana, quindi diciamo che i microframmenti di caffè sono piuttosto grossi, per evitare di estrarre troppo da questo caffè, perché sappiamo che dovremo lasciare il caffè in infusione per diversi minuti e quindi non vogliamo che si estraggano troppe sostanze da questo caffè per evitare note amare e difetti sostanzialmente. Esatto, il motivo è proprio questo, infatti ti faccio vedere la dimensione delle particelle, che è decisamente grossa. Siamo intorno agli 800-900 micron come dimensione delle particelle. Perfetto. E non abbiamo bisogno di altro se non della nostra acqua calda alla temperatura di 93 gradi, quindi calda ma non troppo, del nostro strumento e una bilancia. Bilancia che ci serve per misurare, o meglio pesare, il quantitativo totale di acqua calda che verseremo sul nostro letto di caffè. Ok. Vado ad inserire il caffè. Allora, l'acqua è un'acqua chiaramente addolcita, non è un'acqua del rubinetto, anche qua per andare ad estrarre gli aromi migliori dal nostro caffè e non volere note amare e note difettose. Quindi qual è il rapporto tra caffè e acqua che stiamo utilizzando? Esatto, allora, come per tutte le preparazioni brewing, abbiamo un consiglio, un range, una brew ratio, una proporzione acqua e caffè consigliata 1 a 16, dove 1 è la quantità di caffè, 16 è la quantità di acqua. Quindi in questo caso per 12 grammi di caffè, 192 grammi d'acqua che vado a versare direttamente col mio bollitore sul letto di caffè, appunto. Perfetto, tu dici 192 non 200 perché ci sarebbe effettivamente una differenza se io mettessi un pochino d'acqua in più? Beh certo, allora una differenza che ovviamente potrebbe riconoscere solo un palato allenato, però anche in termini soprattutto di somministrazione, quindi di vendita di queste bevande, è giusto cercare appunto una costanza per un ottimo risultato in tazza. Quindi il calcolo dice che per 12 grammi di caffè abbiamo bisogno di 192 grammi d'acqua. Benissimo. Che lasceremo in infusione. Lo stai emulsionando, vedo bene, favorendo un pochino l'estrazione. Ecco che adesso le particelle di caffè sono immerse nell'acqua a 93 gradi e stanno rilasciando mano a mano i loro aromi. Quali sono i primi aromi
che diciamo nelle prime fasi dell'infusione vengono rilasciati e quali gli ultimi, così diamo anche un'idea di cosa viene estratto prima e cosa viene estratto dopo. Certo, l'estrazione appunto possiamo dividerla in 3 fasi con pre-infusione, infusione e post-infusione. Sì. In queste fasi di estrazione estraiamo prima di tutto la densità, la corposità, quindi discioliamo i solidi e gli acidi. Dopodiché arriva la parte dolce per poi finire con le parti un pochino più amare e più astringenti. La nostra ricetta vuole che utilizziamo 3 minuti e mezzo di infusione con questa macinatura. Quindi per capirci, se noi estraessimo il caffè subito, immediatamente dopo aver messo appunto l'acqua sopra la polvere di caffè, avremmo un caffè molto acido. Sì. Se lo lasciassimo per 10 minuti, per assurdo, avremmo un caffè molto amaro. Se lo dimenticassimo, ad esempio. Se lo dimenticassimo. Noi non lo stiamo dimenticando perché siamo al secondo minuto di estrazione, dobbiamo arrivare a 3. Io in questo minuto parlerei un po' di quali possono essere le applicazioni di questo caffè. Quando te la berresti una French press, Andrea? Allora, sicuramente il French press è uno dei metodi più semplici da utilizzare, l'abbiamo visto, non richiede delle skills particolari. Quindi può essere un metodo sicuramente comodo da preparare al mattino, appena svegli, prima di andare a lavorare, anche perché comunque 3 minuti di contatto acqua e caffè danno anche una buona estrazione di caffeina che poi andremo a ritrovare in tazza. Quindi per questo motivo sicuramente una bevanda da sveglia, da mattino, però in realtà nessuno ci vieta anche di degustarla in un pomeriggio invernale in caffetteria oppure a casa a guardare un film con la propria famiglia, la propria compagna o il proprio compagno. Sono d'accordo. Siamo adesso arrivati, scusate, interrompo, a 3 minuti perché devo andare a filtrare, quindi a separare. E quindi a far scendere lo stantuffo. Esatto, la parte solida, la polvere di caffè verrà trattenuta sul fondo e la bevanda sarà pronta da servire direttamente dal French press. Esatto, vedo che non vai a pressare proprio completamente fino in fondo, andando a, diciamo, evitare di strizzare il panetto di caffè, anche qui per evitare di estrarre dei difetti. Esatto. Prendi i bicchieri da servizio perché siamo pronti a degustare il nostro caffè preparato con la French press. Esatto. È stato utilizzato un filtro in metallo, la maglia è abbastanza larga. Infatti quindi vedo che il caffè non è limpido, quindi no, volutamente abbiamo estratto un caffè con un ottimo corpo e una consistenza molto elevata. è anche appunto una caratteristica di questo tipo di estrazione, avere questa masticabilità e questa texture abbastanza elevata. Certo. Beh, il corpo è decisamente pieno, è quasi un caffè che si mastica. Le note sono di tostatura intensa, con una lunga persistenza sulla nota amara. Sì, chiaro. A differenza però di altri strumenti, potendo selezionare noi la temperatura di estrazione dell'acqua e utilizzando un'acqua a 93 gradi, abbiamo anche comunque pulito la bevanda. Quindi sicuramente per chi ci segue da casa un ottimo consiglio potrebbe essere quello di utilizzare un termometro digitale o un bollitore come questo con il controllo della temperatura per cercare di non bruciare il caffè. Sì, e poi eventualmente di giocare sul tempo di infusione per estrarre la bevanda che piace di più. E allora buon French press!